Ogni regione italiana che affaccia sul mare ha la sua ricetta ben custodita. Pesce di scoglio, molluschi e fette di pane tostato da inzuppare. Zuppa di pesce. Pronti per salpare? Manuel ai fornelli! Pronti? Via! Partiamo dalla sfilettatura del pesce. Un bel tagliere fermo sul tavolo, coltello a lama flessibile, ben affilato, E prendiamo la nostra gallinella, detta anche coccio, detta anche pesce capone. Cerchiamo di stare appoggiati con la punta del coltello sulla lisca, così riusciremo a perdere meno carne possibile. Primo filetto, sempre come prima, si trova solitamente nei fondali sabbiosi, perfetto per questo genere di preparazioni. Ovviamente gli scarti della gallinella e di tutti gli altri pesci li utilizzeremo per il brodo. Ora tocca alle triglie. Quando la carne è bella soda vuol dire che sono fresche. Anche qui prima una piccola incisione sotto la pinna e poi cerchiamo di dare un unico taglio di coltello, così non si rovinerà la carne all'interno. La triglia la sfiletto adagiandola in orizzontale, mentre come hai potuto vedere prima la gallinella l'ho incisa dall'alto. Possiamo deliscare. Prendiamo il nostro filetto, mi raccomando sempre appoggiato al tagliere. Un errore che si fa solitamente è tenere il filetto in mano e poi si rovina la carne. Quindi passiamo delicatamente le dita sul filetto e localizziamo le spine. Se non hai tempo e non hai pazienza, puoi benissimo chiedere al tuo pescivendolo di fiducia di fare questo lavoro per te. È arrivato il turno della rana pescatrice, detta anche coda di rospo. Questo è molto più semplice da sfilettare perché si vede chiaramente la sua mega liscona, ha delle carni belle, sode. Sfilettiamola, anche qui dall'alto, puntiamo il coltello e stando sempre vicino alla mega liscona arriviamo fino in fondo. Mi raccomando sempre tagliare lontano dal corpo, lontano dal cuore. Ma che bel filettone! Anche lei insieme agli altri scarti. Dividiamo in tranci i filetti della rana, grandi così. L'abbiamo fatto vedere tantissime volte, ma ti mostro ancora come si puliscono i gamberi. Via la testa, via il carapace. E poi abbiamo due soluzioni. O con il coltellino incidiamo il dorso del gambero per togliere il filo interno, oppure utilizziamo il classico stuzzicadenti. Delicatamente estraiamo l'intestino. Anche i gamberi sono puliti, posso conservare tutti i filetti in frigorifero. Passiamo al brodo. Aggiungiamo in pentola sedano, carota, cipolla e un bel mazzetto di prezzemolo. Poi gli scarti dei pesci, pepe bianco in grani e aggiungo l'acqua. Accendiamo il fuoco. L'acqua sta bollendo, da questo momento conto 2 ore di cottura. Ogni qualvolta si formerà la schiuma in superficie, la eliminerò con una schiumarola. Mentre il brodo va, mi occupo delle cozze, versatilissime in cucina. Io le pulisco con il dorso di un coltellino, togliamo le impurità in superficie, chiamate anche peoci, muscoli, moscioli, via la barbetta, zac. Mi raccomando che siano tutte chiuse, Cozze aperte si buttano, come questa. Possiamo cuocere le cozze. Padella calda, giro d'olio, spicchio d'aglio scamiciato, dentro le cozze, copro e lascio cuocere 3-4 minuti. Ogni tanto scuoto la padella. Appena si apriranno le cozze, via dal fuoco. Far cuocere troppo le cozze poi le renderebbe gommose. Perfette, si sono schiuse. Ci aiutiamo con un colino, le lascio intiepidire prima di sgusciarle, nel frattempo mi dirigo alle seppie. Tagliere, coltello e seppie. Via il ciuffo. Le tagliamo a listarelle di 1 centimetro.
Le seppie le teniamo da parte. Possiamo sgusciare le cozze. Opla! 2 ciotoline e le sgusciamo. Ovviamente non le sguscio tutte, tengo da parte un pochino intere per la decorazione del piatto. Questo è il momento perfetto per mettere su un disco, una canzoncina. Dopo tanta fatica possiamo procedere alla cottura della zuppa. Padellona calda, giro d'olio, 2 spicchi d'aglio scamiciati e aggiungiamo le seppie. Le lascio rosolare a fuoco medio-alto per 3-4 minuti e sfumo con vino bianco. Una volta evaporato l'alcol posso aggiungere la passata di pomodoro. Unisco anche il liquido delle cozze e lascio cuocere per 25 minuti coprendo con coperchio. Mi raccomando, non andare oltre, altrimenti le seppie risulteranno gommose. Il sughetto è pronto, guarda come ha tirato bene. Aggiungiamo la rana pescatrice. Ecco il brodo, già filtrato, lo aggiungo in pentola. Ora dipende da come volete voi la vostra zuppa di pesce, più tirata, meno tirata. Questa è la densità che piace a me. Dopo tutta questa fatica io lo considero oro, quindi o domani sera ci facciamo un risottino oppure lo congeliamo nei simpatici sacchettini da freezer. Lascio cuocere a fuoco basso per una decina di minuti. Aggiungo i filetti di gallinella e quelli di triglia. Faccio cuocere così altri 5 minuti e per mescolare roteo leggermente la pentolona, altrimenti col cucchiaio si sfalderebbero i filetti. È il momento dei gamberi. Dentro anche loro. Le cozze. Una mescolata leggera, delicata. Assaggiamo. Questo è il momento, e solo adesso, di aggiungere sale e pepe. Con tutti i pesci sapidi che abbiamo aggiunto, sarebbe stato un mega errore salare in anticipo, avrebbe quasi rovinato il piatto. Perfetto, manca solo un po' di prezzemolino fresco tritato. Profumo incredibile, possiamo impiattare. Ecco pronta la mia zuppa di pesce ancora bella calda. Qui sotto ti lascio il link alla fotoricetta su Giallo Zafferano. Se ti è piaciuto questo video metti un bel mi piace e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale. Alla prossima, ciao ragazzi, c'è una bella scarpetta, alla salute vostra. Spettacolo.